Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con Laboratorio Salute. Come potete ben vedere, in studio sono da sola perché siamo in tempo di quarantena causata dal coronavirus, però continuiamo con le nostre trasmissioni di informazione libera. Allora, sono contenta perché abbiamo in questa parte di trasmissione un ospite che già voi conoscete, il dottore Giovanni Giannotti, medico chirurgo, omeopata unicista ed ideatore della medicina degli ibridi omeopatici, che è in diretta, in collegamento direttamente dalla Svizzera. Dottore, la salutiamo, buonasera, tutto bene? Buonasera, benissimo, benissimo. E voi? Direi tutto bene, scongiurando, e comunque noi crediamo di fare il nostro lavoro in maniera corretta e quindi siamo qui per portare la nostra informazione. La ringraziamo per essere in collegamento con noi e ci addentriamo subito nel discorso di questa serata, che è appunto ancora il coronavirus. Questo argomento l'abbiamo già trattato in 2 trasmissioni diverse, ma oggi abbiamo deciso di riaffrontarlo in maniera diversa perché ci sono ulteriori sviluppi in base alla sua grande conoscenza. Lo ricordiamo che lei è direttore della medicina degli ibridi omeopatici, ma è anche un medico chirurgo, che, l'abbiamo detto più volte in trasmissione, lei è da anni che non si occupa più di acuti, ma si occupa di malattie croniche. In questo caso però è diverso. In questo caso non potevo assolutamente infatti abbiamo fatto la trasmissione sia a febbraio che a marzo, ho sempre dichiarato la mia grande preoccupazione per questa infezione, questa grande virulenza del virus. È vero che mi occupo da anni oramai solo di malattie croniche, quindi il JAK metodo che ho codificato nel 2016 mi porta a curare malattie quali vitiligine, psoriasi, dermatiti atopiche, artriti reumatoidi, lichen, allergie respiratorie, asma, allergie alimentari, celiachia, diabete, eccetera, eccetera. Sono tantissime queste malattie croniche che curo. Mi sono dedicato appunto alle malattie croniche. Però io scrissi nel 2003 un trattato di medicina omeopatica, quindi di medicina perché affrontavo prima il concetto dell'ARS, quindi dell'exitus che porta il malato quando è colpito dalla polmonite interstiziale, e preoccupato appunto per gli esiti drammatici, anche se il paziente dovesse sopravvivere a questa polmonite molto grave, avrebbe comunque per tutta la vita dei problemi respiratori. Quindi non potevo, allora mesi di gennaio ho ripreso in mano il libro SARS che era datato 2003, ho rielaborato, ho messo i dati recenti e ho implementato abbastanza il testo, fino ad arrivare all'ultima edizione in cui ho messo 3 capitoli molto importanti. Il primo è legato alle acquisizioni scientifiche che non sono ancora state anche dette, nel senso, questa è la copertina precedente, avevamo tolto anche l'interstiziale, da parte c'era il titolo nuovo, oltre ad essere le polmoniti interstiziali ci sono anche le polmoniti emorragiche, visto che ho trovato la soluzione anche queste polmoniti gravissime, ho implementato il titolo e ho inserito 3 capitoli nuovi. Il primo capitolo che è stato inserito è stato dedicato alle acquisizioni nuove. Ad esempio, non tutti sanno che nel mondo ci sono 2 ceppi di coronavirus, quindi possiamo contrarre sia l'L che l'S. L'S è il più recente, il più aggressivo, quello che lo vediamo in questi giorni, probabilmente è lui a Bergamo che causa tutti questi decessi, e l'altro è quello S, più antico, probabilmente quello che deriva più dal coronavirus precedente, che era un SARS-CoV-1, che era quello appunto della SARS 2003. Quindi preoccupato per la salute delle mie piccole bambine che allora avevano 1 anno e 3 anni, dissi: ma se dovesse venire in Italia questa polmonite interstiziale, cosa faccio? Come mi comporto? Perché avendo lavorato per tanti anni in medicina interna, sapevo benissimo, e conoscendo tanti amici di rianimazione, ho tanti amici, io sono datato 83 di laurea, quindi ho tanti amici primari che svolgono una professione
di specialisti in anestesia e rianimazione, quindi comunicai loro che avevo trovato appunto la formula per trovare la soluzione definitiva per questa polmonite, che veramente è la morte della rianimazione. Quindi quando un paziente arriva nella HARS, che è praticamente un acronimo che identifica la parte, diciamo, la patologia più grave respiratoria del malato, che poi nel 50%, più del 50% lo porta all'exitus, quindi alla morte, avendo trovato una soluzione omeopatica, chiaramente a questo punto fece sorridere i miei colleghi, che potesse una medicina ritenuta ancora oggi dagli opinion leader del settore un'acqua fresca, che un rimedio specifico, molto specifico, perché potesse far guarire addirittura una patologia a questo stadio, ma intercettare addirittura e poi ultimamente acquisire un qualcosa di innovativo, che questo farmaco si potrebbe usare, si può usare, lo sto usando, come in attesa del vaccino specifico, come una vaccinazione omeopatica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che siccome utilizziamo le alte diluizioni per curare la patologia, la polmonare, quindi mi viene veramente da sorridere il fatto che non possa essere utilizzato per curare un virus in incubazione. Quindi se cura una patologia di questa portata, di questa gravità, di questa violenza, è sicuramente perché poi, considerando appunto che il rimedio dura circa un mese alle alte potenze, possiamo utilizzarlo. Infatti lo sto prescrivendo specialmente a coloro che hanno assistito, poi lo sentiremo anche dalla paziente che ha assistito il paziente che è guarito di polmonite bilaterale, un Covid-19, prescrivo loro di assumere 20 granuli ogni 15 giorni, quindi avremmo la copertura totale, e secondo le mie stime in 2 mesi praticamente nel mondo il coronavirus SCOV-2, le due varianti sia l'L che la S, perché questo rimedio le copre tutte e due, praticamente ci sarebbe l'estinzione per il momento di questo coronavirus, perché ricordiamoci che i virus mutano, cambiano nel tempo, quindi c'è sempre questo rimaneggiamento genetico del virus, e quindi ci vogliono vaccini nuovi, ci sono farmaci nuovi, ma questa medicina invece, che ho questo medicamento, questo farmaco omeopatico, che sono riconosciuto dall'OMS, un farmaco a tutti gli effetti, è in grado di curare la polmonite interstiziale, potrebbe essere utilizzato anche come vaccino, in attesa appunto del vaccino reale. Attenzione che comunque tutte le persone che sono venute a contatto già del virus non potranno essere vaccinate, e saranno milioni e milioni, perché pensano che ci sarà un 70-80% di contagio nel mondo, quindi il 70-80% non dovrà sicuramente essere vaccinato, perché è una controindicazione la presenza di anticorpi in un soggetto già venuto a contatto e magari ha già superato la patologia. Quindi secondo lei non si potrà raggiungere un'immunità di gregge con una vaccinazione estesa a tutta la popolazione? Prima bisogna fare i test sierologici per verificare se si è contratto o no il coronavirus, e poi eventualmente a chi non è entrato in contatto si farà il vaccino. Quindi 2 domande. Abbiamo tutti i test per fare e verificare la positività di tutta la popolazione? I costi? I costi, perché oppure sono a disposizione tutti i test che si fanno, normalmente si fa il tampone faringeo, eccetera. Poi, oltretutto, quanti falsi positivi, falsi negativi ci sono? Perché è vero, effettivamente non ha un disconto del 100% il tampone. Abbiamo un altro problema: quelli già che hanno contratto il virus e si sono vaccinati, quindi hanno già fatto l'immunizzazione di gregge, quindi hanno già gli anticorpi sufficienti attenzione però, qui si parla di un virus, ma questi sono 2. Ciò non toglie che io possa prendere un S, scusate, che è la forma meno grave, quindi quello più antico,
Ho visto un paziente con l'S che ha sviluppato una polmonite bilaterale che aveva un interessamento polmonare del 30%. Abbiamo l'attacco, qui non è che parlo Scusi, di dottore, cose ma lei, così di fumo. Lei parla di 2 virus diversi, ma con il tampone Sì, certo. e con l'esame sierologico si riesce a capire quali dei 2 virus si è contratto? Oppure è una supposizione che viene fatta così dal medico o qualora Allora, questi sono dati che patologie vengono dai più gravi? ricercatori dell'Istituto Pasteur, che non mi sembrano gli ultimi arrivati, anche dalla Cina. Quindi adesso non so dirvi se con lo stesso diciamo, test riesco a individuare il virus LS. Io penso di no. Io penso solo una cosa, che clinicamente si riesce a individuare immediatamente il virus L dal virus S. Perché? Il virus L ti dà immediatamente una polmonite bilaterale, quindi il paziente ha una desaturazione pazzesca e quindi vengono intubati. Sono quelli che il ceppo probabilmente è quello che sta colpendo le persone a Bergamo, a Brescia, quindi hanno poco scampo. Infatti cosa fanno? Li intubano, li ventilano, eccetera, eccetera, però quando chiaramente si ha l'epatizzazione del polmone non c'è più nulla da fare, quindi il paziente purtroppo è destinato a morte certa. Quelli che si salvano da questo tipo, che dicono guariti di che cosa? Della febbre? Della polmonite? Non guariscono, perché comunque, lo ripeto, lo ribadisco, sono un medico, chirurgo, specialista, ho fatto medicina interna, mi sono specializzato in 3 anni con una specializzazione a livello europeo, riconosciuta a livello europeo dall'OMS, quindi non sta parlando il classico naturopata che non ha titoli. Io ce li ho i titoli sia per parlare di queste cose che di aver scritto un trattato per i medici e omeopati, perché qui mettiamo i puntini su. Noi siamo medici per prima cosa, abilitati, lo Stato italiano ci ha abilitato a svolgere la professione sul territorio, siamo iscritti a un ordine regolarmente, siamo iscritti, abbiamo una doppia iscrizione anche come omeopati, e coloro che hanno fatto anche agopuntura hanno quello. Quindi non stiamo parlando di persone improvvisate, abbiamo doppia specialità, quindi alcuni anche sono medici chirurghi, sono anche chirurghi maschilofacciali e fanno anche gli omeopati, sono pediatrici, ginecologi, eccetera. Quindi non siamo sicuramente dei medici di serie B, anzi abbiamo in più rispetto a coloro che parlano dell'omeopatia, dicono che acqua fresca, infatti li sentiamo, no? questi professori che si erigono a giudici e parlano male dell'omeopatia, dicono che acqua fresca, ma prima dovrebbero andarsi a prendere almeno un diploma di 3 anni, almeno, poi avere magari 20 anni di sperimentazione sui pazienti, poi allora potremmo parlare se l'omeopatia funziona o meno, ma non prima. È come se un cinese parlasse con un milanese. Di cosa parlerebbero? Non si capirebbero. Ma già un siciliano con un milanese con un sardo non si capirebbero. Quindi di cosa stiamo parlando? Quindi queste persone che parlano di queste cose dovrebbero prima farsi dei corsi, parlo anche dei giornalisti, perché lì regna l'ignoranza assoluta su questa materia, come certi professori, virologi, che continuano ad andare in televisione e dicono degli spropositi a proposito dell'omeopatia. Quindi si dovrebbero prima informare e diplomare, quindi avere una bella esperienza, come la mia di 20 anni, poi forse potremmo discutere se l'omeopatia funziona o meno. Sicuramente funziona, perché il caso che poi sentiremo è stato seguito, ahimè, ero a casa, non potevo varcare il confine, io vivo a Lugano, non ho potuto vedere il paziente, però la clinica che ho fatto molto bene medicina interna, avevo un grandissimo professore, il professor Franzini, che ho seguito per anni all'ospedale di Saronno, era un grande clinico, lui mi ha insegnato la semiotica medica e quindi per me non è assolutamente difficile individuare ascoltando un polmone se c'è una polmonite. Chiaro, l'attacco in questo caso è d'obbligo, perché nella polmonite interstiziale solo un attacco ci può dare l'esatta estensione della gravità della patologia. Quindi parlo a titolo, io ho titolo anche per aver scritto un manuale per medici omeopati, non ho fatto un manuale per tutti, tant'è vero, alcuni dicono ma dottore si capisce poco, ma io non l'ho fatto per la gente comune. Io ho dato uno strumento di lavoro ai medici
e omeopati, lo sottolineo, e omeopati, i quali hanno uno strumento straordinario, perché ho messo a confronto tutta, diciamo, le nozioni sulla respirazione, sulla rianimazione, quindi messo a confronto il rimedio specifico, che non dirò mai in trasmissione, perché come è successo in Australia, che si sono approvvigionati della carta igienica, non si è saputo perché hanno svuotato i bancali, questo non l'ho mica capito, però qui per imitazione fanno tutto. Se dicessi il rimedio, siccome sono poche le unità di questo rimedio che è un salvavita, rischieremmo di sottrarre a coloro che ne hanno veramente bisogno un farmaco che risalva veramente la vita, perché quando sentiremo la paziente dire che con 10 grammi di questo rimedio siamo passati da 88 in 3 minuti a 94, l'ho riferito ai miei colleghi anestesisti, ho detto è pazzesco, mi fa Giovanni, è veramente pazzesca, è veramente un salvavita. Ecco, lei, dottore... Se mi lasciassero carta bianca con questa cura, vedrete quante milioni di persone potete salvare, ecco, sia in ospedale, sia a casa e sia come prevenzione vaccinica. Allora, dottore, le confermo due cose. Una, che comunque già questo rimedio omeopatico consigliato da lei per la polmonite interstiziale in questo momento per ora non si trova in distribuzione né in Lombardia e negli altri distributori delle altre regioni, perché abbiamo fatto diverse chiamate per sapere se c'è o non c'è la diluizione così elevata, la 10.000 K, la 50.000 K, la 100.000 K. Però speriamo che presto, lei dice che ha contattato le aziende e io ho contattato personalmente il proprietario c'è solo un'azienda in Italia che è leader e che non posso fare nomi per la pubblicità, ma comunque sono in grado di produrre la 10.000, 50.000, 100.000, perché secondo il protocollo che ho inserito come terzo capitolo, a parte la vaccinazione, metto le news, diciamo, scientifiche, quindi le due tipologie dei virus, perché qui potrebbe succedere che ci palleggiamo il virus, ne facciamo uno, poi arriva l'altro, capite? Non usciamo più da questo cinema. Quindi potrebbe essere la ricaduta che dicono che sta già capitando, che anche in Cina le persone possono avere una seconda ricaduta. Questa seconda ricaduta assolutamente, in Cina secondo me hanno contratto il primo virus, quello più antico, quello S, quindi non ci sono stati tanti morti, 3.000, cioè vedete, per la Cina. Quindi abbiamo avuto dei morti, hanno avuto sicuramente delle lesioni polmonari post polmonite, ma hanno portato a casa la pelle, quindi un 30% di danno polmonare, facendo riabilitazione eccetera ce la fai. Ma se adesso un paziente, non dico i pazienti che non hanno contratto questo ceppo, ma se questi pazienti con un 30% di lesione polmonare contrassero il ceppo L, ma questi muoiono molto più in fretta, perché comunque è un fisico molto provato, una polmonite ti lascia uno strascico per tanto tempo. I miei pazienti curati a casa, telefonicamente, purtroppo non posso andarli a visitare a casa, ma col mio protocollo io ho fatto con l'orologio 9 ore, la polmonite non c'è più. 9 ore, quindi poi chiaramente devo proseguire, allontanare le somministrazioni, come? Lei sta curando, quindi dico 9 ore perché il paziente che poi testimonierà non avevo le munizioni, avevo in casa la moglie che avevo fatto prendere più di un mese e mezzo fa la 10.000 K e non avevo la 50.000 e la 100.000, che sono assolutamente necessarie per curare una polmonite di questa portata. È una polmonite gravissima. Cioè c'è veramente, il paziente quando si sdraiava sentiva la marea, sentiva affogarsi, quindi passava da una saturazione di ossigeno 88, passava 82. Con il rimedio dall'88 siamo passati in 3 minuti, me l'ha detto la signora, io ho detto 3 o 5, 3 mi ha detto, a 92 di saturazione di ossigeno, guardate che è una cosa pazzesca, questo è veramente il rimedio salvavita. Questo io mi auguro che tutti questi morti siano serviti affinché questo trattato di medicina, non di omeopatia, un trattato di medicina, una liaison fra la medicina ufficiale che descrive il quadro respiratorio della grave insufficienza respiratoria fino all'ARS, quindi lì che appunto si arriva appunto al decesso del paziente, e al confronto di un solo rimedio. Pensate che fortuna abbiamo avuto questa volta, un rimedio situazionale che poteva curare la SARS quando feci il manuale nel 2003, può curare oggi tutte le polmoniti interstiziali, qualsiasi sia la noxa patogena,
e potrà curare nel futuro. Lasciamo un grande regalo ai nostri figli, quelli che i nostri pronipoti, una medicina salvavita per le polmoniti interstiziali, ripeto, per tutte le polmoniti interstiziali, a prescindere dalla noxa patogena che le possa creare, perché, ripeto, i virus cambiano. Abbiamo visto SARS-CoV-1 è stato quello della SARS, l'hanno chiamato SARS-CoV-2, non è ancora LS, ma ci sono, perché, ripeto, l'Istituto Pasteur e i cinesi hanno fatto le tipizzazioni, quindi c'è già stato un mutamento. Il prossimo vaccino sarà vecchio perché l'hanno fatto sul virus prima che mutasse, sta continuando a mutare. Ecco perché non riusciamo a controllare questo picco esserino. Ma io, guardi, non ho nessunissima paura dei virus, perché io, come disse Pasteur prima di morire, bisogna aumentare il terreno. Io con questa cura andiamo a elevare il terreno, ecco perché potrebbe essere utilizzato nella massa in attesa dei vaccini che non so quando arriveranno, per sterilizzare tutta la popolazione affinché si possa eliminare questo virus, che comunque ha dimostrato una grandissima, questi due virus che sono due fratelli che stanno facendo una strage in tutto il mondo, e non è ancora finita, perché io veramente ero preoccupato a febbraio, lo dissi in una trasmissione. Potete andare a rivedere, ero molto arrabbiato nella penultima, a marzo, perché ero veramente... il problema è che tu quando sei conscio di aver scoperto qualcosa che possa salvare il mondo e nessuno ti dà retta, ho mandato lettere personali o numeri di telefono a dei giornalisti importantissimi, più di uno, 3 importantissimi delle reti italiane, ho mandato a una collega anestesista che ha un ospedale in Lombardia, 1 mese e mezzo fa, il file del libro, io ancora oggi non l'ho sentita. Questi però dovrebbero poi prendersi delle belle responsabilità, perché comunque, ecco, dottore, non considerando una via di cura, io non mi sentirei molto tranquillo oggi come medico, con la mia coscienza, io non sarei molto tranquillo, perché questa informazione gliel'ho passata 1 mese e mezzo fa. Erano tempi non sospetti, prima del disastro che è successo a Bergamo. Io non dormirei molto tranquillo se fossi nei loro panni. Quindi, perché escludere a priori una medicina riconosciuta a livello internazionale, una medicina che per acquisirla, ma ci vuole 3 anni, io ho fatto 4 anni, poi ci è voluto più anni per acquisire, perché anima non è facile capire, i concetti base sono facili. Infatti nel libro La medicina degli omeopatici, e lì mi sono messo a studiare come risolvere il flagello delle malattie croniche, quello curo oggi. Le malattie acute sono veramente da seguire, non ho tempo di seguire queste cose, però non potevo non andare a ripescare il libro della SARS, che mi è costato anche 2 o 3 mesi di ricerche. E poi ovviamente, essendoci stata, il virus praticamente ha esaurito la sua potenza, ho fatto un grave errore, secondo me, gravissimo, grave errore non spingere, ma allora nel 2003 ero veramente avanti, cioè proporre nel 2003 una soluzione a dei rianimatori di una cura omeopatica che potesse guarire o impedire che si arrivasse ad una polmonite, ma già nelle fasi iniziali. Ecco, l'ideale sarebbe intervenire immediatamente quando c'è dessatorizzazione. Quando comunque il paziente comincia a scendere sotto i 95, lo prendiamo per le orecchie e lo tiriamo fuori in pochissime ore. Allora, dottore... Ripeto, ore, non giorni. Qui si tratta di una medicina salvavita che potrebbe salvare veramente. Quelli morti purtroppo non possono fare più nulla, ma se mi dà una mano qualcuno che capisca l'importanza di questa scoperta, perché questa è veramente una medicina, in questo momento è l'unico metodo velocissimo per guarire milioni e milioni di persone e impedire che si dissemini, perché noi siamo il serbatoio, non c'è più lo zibetto come nella SARS nel 2003, si è parlato di pipistrello, di serpente, di pangolino, poi hanno detto potrebbe essere stato un virus che è uscito
dalle sperimentazioni in laboratorio, non lo so, anche questo ventilano, ma a me, io sono un medico, non vado polemico, non sono un polemico, io vado a diritto alla soluzione del problema. Qui bisogna salvare la gente che vuole il polmonite interstiziale, questo è il mio obiettivo e visti i risultati, e devo dire che a questo punto non mi ferma più nessuno, nel senso che adesso manderò l'informazione a tutte le istituzioni mondiali di sanità, compresi gli indiani, che stanno sbagliando purtroppo e quindi discreditano l'omeopatia diciamo nel mondo, perché arsenicum album non è il rimedio per proteggere dalla polmonite interstiziale. Il rimedio è un altro, ripeto, non lo dico pubblicamente, perché comunque io il libro l'ho fatto per gli addetti ai lavori. Chiaramente possono anche comprarlo coloro che comunque ce ne 100 milioni in Europa che si dedicano, appunto, fanno uso di omeopatia, e quindi quello che mi fa veramente male è che comunque si continua a buttare questo fango su una cosa che poi non si conosce, quindi questi scienziati che si ritengono tali, che hanno questa voglia, appunto, c'è una caccia alle streghe. Adesso se tu non fai i protocolli che dicono loro, ma rischi ci sono stati degli avvisi di garanzia, eccetera. Io di queste cose non me ne può fregare di meno. Io quello che scrivo è vero. Io sono un medico che conosce molto bene la fisiologia, la fisiopatologia respiratoria, e conosco molto bene da 20 anni la medicina unicista di anima. Quindi l'unico che mi potrebbe giudicare è un collega che ha le stesse mie credenziali, non un virologo, non un medico internista, perché purtroppo non conosce la medicina omeopatica. Dottore, la devo interrompere, abbiamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché subito dopo continueremo. La domanda alla quale dovrà rispondere per prima il dottore è che per ora, per fortuna, vige il libero arbitrio per quanto riguarda la terapia omeopatica che si può fare a casa. Non è così negli ospedali perché si sta sperimentando di tutto, c'è una grande difformità di protocolli sperimentali negli ospedali per risolvere questo problema, però l'omeopatia non è compresa. A questa risponderà tra poco. Bene, tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria. Vi ricordo che stiamo parlando di coronavirus, di terapia omeopatica, assieme al dottore Giovanni Giannotti, che ha avviato un protocollo sia per quanto riguarda in caso di contrazione di coronavirus e quindi lo sviluppo della patologia della polmonite interstiziale, sia anche il protocollo di prevenzione. Quindi possiamo fare sia prevenzione con questo farmaco, sia impedire che qua nel momento in cui comincia a desaturare, magari siamo un 95 ma anche un 92, lo aggrediamo aggredire vuol dire arrivare con delle diluizioni importanti, altissime diluizioni, in 9 ore la polmonite non c'è più. Poi faremo una terapia di mantenimento per qualche giorno, ma il paziente è guarito totalmente. Quindi abbiamo due tipologie, quella mortale velocissima e quella S, che comunque dà delle patologie importanti anche bilaterali, polmoniti importanti interstiziali, ma con i farmaci usano plaquenil, usano queste cose, riescono in qualche modo a portare a casa la pelle. Per la L lo vedo molto male, quindi è meglio che ci muoviamo e cerchiamo di capire che cosa potremmo fare con un protocollo, ma è un protocollo non da sperimentare, l'ho già sperimentato io nel file del PDF che ho messo in rete. C'è la terapia con le 3 diluizioni, perché non possiamo pensare di arrestare una polmonite interstiziale con una 10.000K. Ho bisogno di utilizzare prima la 10.000K per 3 ore, poi la 50.000 per 3 ore e poi la 100.000 per 3 ore. Lo sentiremo anche. La fortuna di questo primo caso, che è una mia paziente, lei la moglie, non il marito, a cui avevo fatto acquistare questo salvavita 2 mesi fa, quindi ce l'avevamo in casa, perché il problema è non avere le diluizioni, le alte diluizioni, perché senza le alte diluizioni non riusciamo a far guarire la polmonite interstiziale. Questa paziente fortunatamente aveva in casa anche un saturimetro, quindi mi ha monitorizzato tutto l'escurso della guarigione. Allora dottore, quindi cosa ne dice
Cosa ne dice, dottore, se ascoltiamo questa testimonianza? Perché come sempre lei sa che io amo far ascoltare ai nostri telespettatori chi sta vivendo, comunque chi segue i suoi protocolli. Quindi oggi abbiamo sentito, prima della trasmissione, ho registrato io un collegamento video ad una sua paziente che ha curato appunto il marito con la polmonite interstiziale, non ha potuto fare il tampone perché il tampone lo fanno esclusivamente solo a chi ha sintomi gravissimi, quindi con ricovero poi in ospedale. Per fortuna, avendo fatto il suo protocollo prima, questo paziente non è dovuto ricorrere alle terapie, insomma, ospedaliere. Quindi ascoltiamo la testimonianza. Questo posso aggiungere una cosa importante. Sì. Che meno male che era a casa, che sono riuscito a curarlo, perché se andavo in ospedale non avrebbe potuto prendere il mio protocollo. Quindi c'è anche questo grave problema. Abbiamo una terapia farmacologica omeopatica medica riconosciuta dall'OMS come medicina e non possiamo utilizzarla negli ospedali. Non in tutti, perché in Toscana si utilizzano, negli ambulatori non credo proprio in rianimazione, non si può entrare in rianimazione, è preclusa l'omeopatia a rianimazione. Allora, quindi i capi supremi non consentono di utilizzarla, perché probabilmente hanno anche un po' paura, perché se dovesse uscire questa cosa di un farmaco omeopatico similimum che cura il polmonite, veramente il loro castellone di carta comincia a vacillare e veramente fanno un bello scivolone. Oltretutto poi devono poi rendere conto a quelli che sono morti con i loro protocolli. Va bene, okay. Sentiamo la testimonianza, che forse è più importante. Ascoltiamo la signora Paola Zani che ha curato il marito con la polmonite interstiziale, che si chiama Massimo Cattaneo, lui ha 52 anni, tutto è successo a inizio di marzo, i primi sintomi di febbre, poi questa febbre che perdurava, scompariva, ritornava, e dopo 15 giorni i primi sintomi di polmonite interstiziale, con tanto di affaticamento respiratorio, polmonare, con la sensazione di annegamento, e qui è intervenuto il dottor Giovanni Giannotti. Li ascoltiamo in questa loro testimonianza. Mio marito ha iniziato ad avere qualche lineetta di febbre all'11 di marzo e il nostro medico di base ci ha prescritto la tachipirina per tenere sotto controllo la febbriciacola. È andata avanti così per una decina di giorni. Alcuni giorni andava via, altri ritornava, riprendeva la tachipirina, andava via e così per una decina di giorni, fino a che ha iniziato a peggiorare abbastanza improvvisamente, nel senso che la febbre era effettivamente sparita, però erano subentrati dei problemi di respirazione. Ha iniziato ad avere, io avevo il saturimetro in casa, quindi ho provato la saturazione, e la saturazione è iniziata a scendere fino ad arrivare a 93. Ho sentito il mio medico di base, il quale mi ha consigliato, se effettivamente la saturazione rimane così o addirittura scende, chiamate il 112 perché bisogna chiedere un intervento di emergenza. Io ho chiamato il dottor Giannotti perché sono già un suo paziente, e il mese scorso, l'ultima volta che l'ho visto, avevo parlato con lui, avevo avuto modo di parlare con lui di un rimedio omeopatico per le polmoniti interstiziali. Il dottore mi aveva detto che lui aveva già fatto questi studi in occasione della SARS e sarebbe uscito con un libro in cui spiegava quale fosse il rimedio adatto secondo lui anche per il Covid-19, che non è comunque nient'altro che una mutazione di una polmonite interstiziale virale come quella della SARS. Così mi aveva spiegato il dottor Giannotti. Quindi l'ho sentito, gli ho spiegato la situazione, gli ho detto i sintomi che aveva mio marito. Io a dire il vero avevo già comprato il libro del dottore, l'avevo letto, avevo sentito il dottore, il quale mi aveva consigliato di comunque tenere in casa il rimedio omeopatico in una concentrazione di 10.000 K per ogni evenienza, nel caso sfortunato avessi avuto bisogno. E questo è stato il caso, perché ho sentito il dottore e lui mi ha detto subito con una saturazione così bassa saturazione, mi scusi, di quanto la saturazione? Quando abbiamo somministrato la prima volta il rimedio, la saturazione era arrivata a 87.
Quindi abbiamo somministrato il rimedio, ha preso i 10 granuli a secco sublinguali e la saturazione subito nel giro di qualche minuto è salita fino a 92. E poi sempre in collegamento telefonico con il dottore che ci ha seguito passo passo, dopo la somministrazione a secco abbiamo iniziato la somministrazione con la diluzione in acqua. E mio marito è andato avanti così per 3 giorni perché purtroppo non avevo i rimedi con concentrazione più alta. E infatti il dottore nel mentre mi aveva detto di ordinarli, ho ordinato il 50.000 K e il 100.000 K, solo che per arrivare in farmacia ci sono voluti 2 giorni. Quindi mio marito ha fatto 3 giorni con la diluzione da 10.000 K. 3 giorni in cui sicuramente è stato meglio, però ancora non stava bene perché la saturazione era sempre mediamente dai 90 ai 92. E quindi che sintomi, mi scusi, che sintomi aveva tipici? Lei diceva che aveva i tipici sintomi da coronavirus o comunque da polmonite interstiziale. Di notte come riusciva a dormire? Che sintomi aveva? Non si dormiva, sembrava di annegare. Lo dice lui che è meglio. Ma è vero che aveva non quei sintomi? riuscivo a respirare, per 3 notti non ho dormito. Quindi sintomi di soffocamento, di annegamento li provava lei? Sì, certo, di notte sì. Quindi andiamo avanti, sono incominciate le assunzioni Ho proprio stato descrivendo questi sintomi al dottore che mi ha consigliato di intervenire subito con il rimedio. Quando è arrivato la concentrazione di 50.000 K, cioè il 26 marzo, e di 100.000, sono andata avanti con la somministrazione, quindi subito i 10 granuli a secco, poi la diluizione con 50.000 e poi subito i 10 granuli a secco di 100.000 con la diluizione. Praticamente nel giro di una giornata la situazione è migliorata quasi subito, la saturazione è andata abbastanza costante dopo il ciclo di cura, diciamo, delle 6 ore di somministrazione 50.000 e 100.000, la saturazione era arrivata già a 94-95. E poi siamo andati avanti con le diluzioni per qualche giorno, sempre in contatto con il dottor Gianotti ovviamente, per tenerla costante. Ha preso soltanto le diluizioni aumentando sempre di più i tempi tra una somministrazione e l'altra, fino a che adesso è un paio di giorni che abbiamo sospeso e comunque è arrivato ad una saturazione normale. Prima era costante sui 96, adesso è costante 97. Che cosa le ha detto? 99 è arrivato, quindi. Che cosa le aveva detto il medico di base quando l'ha chiamato e l'ha avvisato che la situazione di suo marito comunque dopo i 15 giorni di febbre stava peggiorando e la situazione della saturazione era scesa a 86? Il mio medico si è spaventato, mi ha chiesto subito se avevamo avuto contatti con qualche persona positiva, in effetti c'era stato un contatto con un amico che poi era risultato positivo al Covid e quando gli ho detto questo, soprattutto quando gli ho detto che i valori della saturazione erano a 93, mi ha detto tienilo sotto controllo, se non si alza chiama subito il 112. Però voi siete stati a contatto, suo marito, in maniera stretta con una persona positiva dal Covid? Si tratta di un nostro amico a cui poi abbiamo scoperto poi che ha avuto anche dei problemi di respirazione, quindi è stato ricoverato al Sacco, però non è mai andato in terapia intensiva e non è mai stato intubato. Gli hanno messo il CPAP e l'ossigeno, non è stato ricoverato una decina di giorni ed è guarito. Adesso è in quarantena post ricovero. Dovrà fare i tamponi alla fine di questa settimana per verificare che siano negativi in modo che possa rientrare in famiglia dopo la quarantena. Voi invece avete richiesto di poter fare il tampone? Vi è stato concesso? No, sinceramente io non l'ho richiesto, ma il mio medico di base mi ha detto se chiami il 112 che poi escono, quando lo ricoverano mi fanno il tampone, però era ancora... Adesso non so sinceramente come sia la situazione, ma 10 giorni fa i tamponi non venivano fatti perché probabilmente c'era tantissima richiesta, cioè non usciva nessuno a fare i tamponi, ma penso che anche oggi sia difficile che esca qualcuno a fare i tamponi, probabilmente li fanno quando viene ricoverato.
Davanti a questa prospettiva mi sembrava stupido non trovare un'alternativa, perché l'alternativa sarebbe stato il ricovero, probabilmente, questa ovviamente è una supposizione, se fosse stato anche positivo sarebbe stato il CPAP o comunque le cure in ospedale. Quindi Comunque lei... da solo, non potendo avere nessun tipo di relazione, non una situazione delle migliori. Io ho visto i nostri amici, è andato tutto bene fortunatamente, però è stato un periodo comunque complicato. Quindi secondo lei che cosa ha fatto guarire suo marito da questa polmonite interstiziale? Beh, sicuramente il rimedio prescritto dal dottor Gianotti, perché è stato proprio evidente già dal primo giorno, quando gli ho prescritto il rimedio ancora in concentrazioni basse, perché era l'unico che avevo in casa. La saturazione veramente nel giro di 5 minuti è passata da 87 a 92 e anche lui mi diceva si sentiva meglio. Paola, lei comunque ha fatto un rimedio omeopatico come prevenzione, no? Sì, io sinceramente ho chiesto subito al dottor Gianotti se ci fosse una prevenzione, anche proprio perché ovviamente sospettando che potesse essere il virus, per evitare insomma di essere contagiata, e lui mi ha prescritto lo stesso rimedio in un'altra concentrazione monodose come prevenzione. Ecco, voi vi siete messi in autoquarantena da inizi di marzo, quindi come sta proseguendo la vostra vita coniugale in casa? Beh, sicuramente come dicevo prima siamo separati perché ci siamo messi in autoquarantena in 2 camere separate. Adesso lui sta molto meglio, quindi stiamo tornando un pochino alla normalità. Ovviamente abbiamo avuto dei giorni complicati perché eravamo entrambi abbastanza preoccupati di questa cosa, perché è stato un peggioramento repentino, cioè nel giro di un paio di giorni ha iniziato ad avere questi problemi respiratori, a non riuscire a dormire la notte, insomma, ci siamo abbastanza spaventati. Quindi adesso vi sentite più tranquilli e sereni? Siete secondo voi verso la strada della guarigione? Sì, decisamente. Come ti senti? Come si sente? Tutto a posto? Bene, bene, adesso quasi bene. L'abbiamo sentita dare un colpo di tosse, adesso però immagino che prima no, era... No, è casuale. È casuale. No, anche perché la tosse non ha mai avuto tantissimo. Non ha mai avuto la tosse? La cosa che sì, qualche colpo di tosse sì, ma non la tosse che si sente descrivere persistente, quello non l'ha mai avuta così tanto. Proprio il problema maggiore è stato proprio il problema respiratorio, quindi questa sensazione di annegamento, di soffocamento. Questa è la cosa che ci ha preoccupato di più. Bene, io vi ringrazio perché la vostra testimonianza è stata sicuramente molto preziosa, vi auguro ovviamente di proseguire nel migliore dei modi e infine tanta salute. Vi ringrazio ancora e state con noi perché continuiamo con la trasmissione col dottor Gianotti. Grazie. Allora, come avete potuto vedere, questa testimonianza è stata davvero molto preziosa perché è quello che succede, per fortuna, alla maggior parte delle persone che non sviluppano poi dei sintomi che sono costrette ad essere poi ricoverate in ospedale, dottore. Loro hanno potuto accedere a questo rimedio che avevano in casa e è andato tutto bene. Dobbiamo concludere la trasmissione. Questa terapia... Siamo in conclusione, dottore? Domiciliare, come? Siamo in conclusione. Decongestiona anche gli ospedali, nel senso che quelli gravissimi hanno la possibilità di accedere ai reparti di rianimazione che non sono tantissimi in Italia rispetto alla Germania. Hanno fatto dei tagli pazzeschi alla sanità in Italia, quindi lavorano in maniera incredibile, sono veramente degli angeli. Questi sono ammalati. Adesso ho cominciato a fare il mio protocollo, a darlo ai colleghi che lavorano in rianimazione, che anche loro possono farsi l'autoprescrizione, voglio dire, non sono ricoverati, quindi a casa loro possono applicare il libero arbitrio terapeutico, per fortuna. Ancora speriamo che ce lo lasciano ancora per un po'.
Speriamo che lo facciano anche terapeutico. Speriamo lo facciano anche nelle case di riposo, un po' ovunque, no? Appunto, ci sarebbero tante case di riposo, tante nonnine da curare con il mio protocollo, ci sarebbe da coprire la popolazione e specialmente gli addetti ai lavori, perché ci sono medici che lavorano in ospedale, ci sono infermieri, tutti questi sarebbero da coprire, visto che non c'è ancora il vaccino, diamoci da fare, proviamolo perlomeno. Dottore, io lo proverei sinceramente, se fossi il ministro della sanità io l'avrei già fatto, perché avendo la doppia preparazione avrei fatto sicuramente questo tipo di approccio. A parte l'avrei già provato qualche anno prima, perché ogni anno le persone muoiono di polmonite interstiziale all'ospedale, non c'è bisogno di aspettare il coronavirus, tutti gli anni muoiono migliaia di persone nelle nazioni di tutto il mondo di patologie indotte da virus e causano delle polmoniti interstiziali. Quindi questo protocollo va benissimo anche per le altri ceppi virali, si parli di virus influenzale A, quello che volete, coronavirus eccetera. Quindi è il rimedio di elezione, altamente suggestivo perché comunque non ha una casistica enorme, però secondo sono gli studi che ho fatto, quindi questo è sicuramente l'unico rimedio da utilizzare nel polmonite interstiziale. Quindi a livello intercettivo, se vogliamo fare una prevenzione prima che ci sia il vaccino, oppure nel paziente che è già stato a contatto, tipo la signora Paola Zani, perché sono stato autorizzato a fare il nome e cognome, anche nel libro ho messo il suo nome e cognome, quindi è autorizzato appunto a rilasciare le sue generalità. In questo caso ho preferito vaccinare, mettiamolo tra virgolette, il rimedio che ho utilizzato nel marito per curare la polmonite e fare questo programma di vaccinazione quindicinale, quindi è una cosa semplice, 20 granuli oggi, 20 granuli fra 15 giorni, perché quello che dà di queste alte diluizioni dà una copertura di un mese, quindi considerando che il virus ha una latenza, un'incubazione di massimo 15 giorni, il mio paziente è coperto tranquillamente per il coronavirus o per tutti i virus influenzali che sono responsabili da polmoniti interstiziali. Tra l'altro la signora Paola Zani si è resa disponibile, cioè, a portare avanti questo suo protocollo, mandando anche una lettera al nostro presidente della regione, il dottor Fontana, alla quale comunque tramite una mail non ha tuttora risposto. Era rimasta piuttosto desolata, non l'abbiamo detto nell'intervista perché l'abbiamo dovuta un po' tagliare, però insomma ha fatto anche questo. L'ha portato anche a Regione, chissà che magari ascoltino la trasmissione e si convincano che qualcosa si può sperimentare. Dottore, io la ringrazio, purtroppo sono tutti salutare. sordi e ciechi di fronte alle terapie omeopatiche. Speriamo il tempo ci dirà se quello che ho studiato, quello che ho ricercato è vero, ma io sono sicuro non al 100, al 1000% che questo sia la terapia elettiva omeopatica per bloccare qualsiasi polmonite interstiziale, sia all'esordio, sia prima che succeda, prima che si manifesti, quindi intercettiva tipo vaccinale, e durante anche da usare nei reparti di rianimazione quando purtroppo il paziente ha già questo stato di insufficienza respiratoria gravissima. Dottore, la ringrazio, la saluto, le auguro un buon proseguimento di serata. Mentre ai nostri telespettatori chiedo di rimanere qui, tra poco c'è la pubblicità, ma inizierà la seconda parte di trasmissione, nuovi ospiti, nuovi argomenti. A tra poco. Bene, tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria, come già vi avevo anticipato prima, abbiamo i nuovi ospiti e abbiamo nuovi argomenti. Qui con noi abbiamo un volto che già voi conoscete, Fabrizio Reggiani, buonasera e ben ritornato, esperto di salute, esperto di benessere, ci vediamo praticamente quasi tutte le settimane. Ultimamente sì. Bisogna magari cambiare postazione e metterci a fianco l'uno all'altro a condurre la stessa trasmissione. Allora, oggi abbiamo un ospite che non è qui con noi ma è in collegamento video che ci sta seguendo. Abbiamo qui con noi Roberto Capone, buonasera e benvenuto, di Diagnostica Spire, esperto di analisi di laboratorio. Allora Fabrizio, buonasera a tutti gli spettatori. La ringraziamo per essere in collegamento con noi. Lei è di Udine, giusto?
Io parlo da Udine e lavoro per un laboratorio di analisi che ha sede a Reggio Emilia. Come vanno le cose? Siamo in tempo di coronavirus, come sta proseguendo da voi? Ma per quanto ci riguarda, il nostro principale ringraziamento va ai nostri operatori di laboratorio perché non hanno mai smesso di lavorare. E immaginate che quotidianamente ricevono decine e centinaia di campioni, tra i quali prelievi ematici piuttosto che urine, ma soprattutto prelievi di mucosa buccale per le analisi genetiche, che essendo potenzialmente contaminanti si sono dovuti dotare di dotazioni di protezione individuale che sembrano degli astronauti. Questo ovviamente per la loro protezione da una parte, ma d'altra parte per continuare ad erogare servizi a beneficio dei nostri partner, che sono medici che seguono i clienti e che hanno ovviamente bisogno di continuare a seguirli tramite delle analisi di laboratorio. Quindi il principale ringraziamento va a loro, ai nostri collaboratori di laboratorio e ovviamente anche a tutti i nostri partner che nonostante le difficoltà continuano a occuparsi del benessere dei clienti, dei loro pazienti, anche tramite delle analisi di laboratorio, tramite noi. Ecco Roberto, so che c'è molto fermento e molta richiesta da parte della popolazione, non solo dal settore sanitario, per quanto riguarda le ultime novità, sempre in merito al coronavirus, di diagnostica. So che voi comunque siete un centro che collabora con diverse farmacie, con diversi ospedali, non vi interfacciate privatamente, direttamente con i cittadini, però collaborate con tantissimi laboratori, cioè farmacie o ospedali. Quindi ci sono novità per quanto riguarda le analisi in questo settore oppure no? Per il coronavirus? Tenete conto che sotto questo aspetto, anche grazie alle moderne tecnologie, la diagnostica di laboratorio ha registrato negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 5, un'evoluzione incredibile. Questo praticamente ha fatto sì che noi mettessimo a disposizione dei nostri partner, tra i quali non bisogna ignorare dietisti, dietologi, biologi nutrizionisti, specialisti della nutrizione, che se una volta venivano visti come gli attori che venivano interpellati dai clienti per perdere 2 kg, ora grazie alle nuove ricerche si occupano soprattutto di un benessere di carattere generale del soggetto, perché come cercheremo di far sapere a tutti quanti questa sera, dietro il benessere intestinale non c'è soltanto perdere 2 kg, ma ci sono tutto un insieme di correlazioni che fanno sì che anche lo specialista della nutrizione, oltre che il medico piuttosto che la clinica privata o lo specialista gastroenterologo, riescano a condurre tramite i loro consigli sempre più mirati il soggetto verso un benessere di carattere più generale. Bene, quindi abbiamo capito quale sarà l'argomento di questa serata, parleremo di benessere in generale attraverso la diagnostica, gli ultimi test che ci sono appunto innovativi. Fabrizio, quindi ci può introdurre un pochino l'argomento di questa serata? Come mai hai deciso di portarci come ospite Roberto Capone? Allora, tu collabori, no? Io collaboro con la diagnostica Spire, nel senso che sono un loro cliente in buona sostanza, non io ma i centri con i quali collaboro. E nel corso degli argomenti che abbiamo sviluppato nel tempo con i vari testimonial con i quali sono venuto appunto a parlare, spesso si è parlato di intestino. Qualche anno fa è uscita la diciamo, locuzione dell'intestino come secondo cervello. Io spesso alle persone dico ma avrà sicuramente sentito parlare dell'intestino come secondo cervello e tutti dicono sì, dico sì, perché? Nessuno sa il perché, cioè tutti sono ma perché sa se io non sto bene no, guardi, allora riavvolgiamo il nastro perché le cose poi vanno anche spiegate. A livello intestinale noi abbiamo qualcosa come 100 milioni di neuroni che sono esattamente gli stessi neuroni che popolano il sistema nervoso centrale, quindi cervello e midollo osseo. Questo cosa significa? Significa che l'intestino è un'unità pensante a sé stante, però direttamente collegata col cervello. Quindi ne abbiamo parlato altre volte appunto con altre aziende, abbiamo questo circolo chiuso che è l'asse intestino-cervello, parentesi, la cultura medica orientale è da 10.000 anni che lo dice, noi lo stiamo prendendo in considerazione negli ultimi anni. C'è questo asse cervello-intestino, ma è altrettanto vero che è
bidirezionale la cosa, cervello-intestino, intestino-cervello. Ciò cosa significa? Se io sono stressato, particolarmente nervoso dei problemi, è chiaro che ne posso anche risentire a livello intestinale, cioè il classico effetto di scaricare il nervosismo, la tensione a livello intestinale. Può succedere, tutti sappiamo che funziona questa cosa, ma è esattamente vero anche il contrario, cioè se io a livello intestinale non sto bene, quindi il mio microbiota, cioè la popolazione di batteri, di virus, buoni e cattivi, perché noi a livello intestinale li abbiamo tutti, non funziona bene, è chiaro che questi neuroni, questi 100 milioni di neuroni che popolano l'intestino, mi spediscono, tanto per parlare in termini pratici, al cervello un impulso che non mi fa star bene anche a livello psicologico. L'esempio classico è che tante persone che per anni hanno sofferto di depressione, quindi giù di farmaci antidepressivi, grazie all'evoluzione di cui parlava appunto Roberto, della diagnostica di test sempre più alla portata di tutti, perché stiamo parlando di test veramente alla portata di tutti, queste persone che soffrivano di depressione hanno fatto un test sul microbiota intestinale, di cui Diagnostica Spire ne ha diversi di questi test. L'intestino era veramente ridotto a pezzi, come cita una pubblicità, e sistemato l'intestino, sparita la depressione. Quindi l'approccio adesso, grazie alla diagnostica e all'evoluzione che ho subito negli ultimi anni, deve cambiare. Cioè, se io psicologicamente sono depresso o ho delle problematiche, non ci fermiamo più solo al risvolto psicologico, quindi andare su psicofarmaci, ma l'oculato dice: finché ci siamo facciamo anche un test sul microbiota intestinale e vediamo come funziona l'intestino, anche perché, come ne abbiamo detto tante volte, quando noi nasciamo siamo un campo che contiene tutto quello che serve per vivere al meglio e per crescere al meglio. Le abitudini di vita, l'alimentazione, che ce lo siamo detti 10.000 volte oramai, prodotti confezionati, prodotti a lunga conservazione, abitudini sbagliate, vita frenetica, mettiamoci dentro di tutto e di più. Nel tempo noi portiamo a impoverire questo microbiota intestinale e quindi si creano degli squilibri. Ma una cosa, ad esempio, che tante persone cadono dalla pianta dicendo: ma oddio, non lo so, come mai non mi è mai stato detto? Già alla nascita, volendo, potrebbero nascere i primi problemi, ma io questo non è che sono nato imparato, cioè io ce l'ho in casa, un figlio che è nato con parto cesareo. Il parto cesareo purtroppo nella stragrande maggioranza dei parti e dei casi rappresenta già un brutto inizio, perché non attraversando il condotto vaginale il bambino non raccoglie i batteri vaginali, e quindi che contribuiscono fortemente alla costruzione del microbiota intestinale, e quindi il bambino che nasce con parto cesareo ha predisposizione all'obesità e la predisposizione alla disbiosi intestinale. E io ce l'ho in casa ed è la verità, cioè nel senso che mio figlio, che ha 21 anni oggi, è praticamente costantemente sotto probiotici, perché diversamente lui fa fatica, cioè passa da costipazione a diarrea, voglio dire. Quindi queste sono cose molto importanti, ed è per questo che stasera ho deciso, dopo mesi che collaboro con la Diagnostica Spire, c'è un bellissimo rapporto, è un'azienda formidabile, ma non sto facendo pubblicità, lo dico perché ho collaborato anche con altri laboratori, cioè io sono arrivato a loro dopo essere partito con test genetici, con altri tipi di test, con nomoni, cioè strutture molto importanti. Sono arrivato a loro tramite dei rimbalzi tecnici di conoscenze, posso citarlo, il dottor Enrico Bevacqua è stato anche qua ospite, che è un amico che mi ha detto: ma guarda, io collaboro, prova e così via. Ho scoperto un'azienda piccola, performante, disponibile, e la dimostrazione è che sono qua stasera. Allora, molti di voi si chiederanno come mai oggi parliamo di prevenzione, però in realtà è un argomento strettamente attuale, perché la prevenzione di cui si parla oggi in tempo di coronavirus è quella legata all'utilizzo di mascherine e di guanti. Però va bene, questo è una buona prassi, però è anche vero che la prevenzione deve essere fatta quotidianamente e soprattutto dobbiamo alzare le nostre difese immunitarie, e come hai ben detto tu, tutte queste difese immunitarie si trovano nel nostro intestino. No, quindi, tutte, il 70% sì, delle difese del sistema immunitario si trova a livello intestinale. Quindi allora,
forse ecco perché ci dobbiamo attrezzare, preparare bene per far sì che prima o poi probabilmente lo contrarremo tutti, no? Questo virus o altri batteri, perché viviamo in un mondo di virus e di batteri, noi siamo composti da batteri, quindi certo, non è una battaglia quella che noi dobbiamo intraprendere con amuchina, con disinfettanti, ma è fortificare il nostro terreno cioè siamo noi, è il nostro corpo, è il nostro intestino, quindi dobbiamo far sì che questo funzioni in maniera corretta. E la prima cosa che fa funzionare in maniera corretta il nostro apparato digerente è l'alimentazione. No, ma tu ti ricordi che settimana scorsa mi prendevo... no, vero Roberto? Sotto questo aspetto ovviamente sottoscrivo, perché le ultime scoperte, per esempio anche quelle relative all'analisi di cui parleremo principalmente questa sera, che è della iperpermeabilità della barriera intestinale, fa sì che noi ci siamo sempre occupati di quello che c'è attorno a noi, ma se noi dobbiamo confidare che la natura ci ha perfettamente attrezzato per tenere fuori quello che non serve o, qualora entri, eliminarlo. L'importante è avere tutti i sistemi a posto. Quindi sotto questo aspetto per fare un esempio, se ne parlava anche qualche giorno fa con un medico molto bravo che si chiama il dottor Gabriele Prinzi. Si diceva: tutti quanti sappiamo disegnare e sappiamo come è fatto un cuore, come è fatto un polmone, come è fatto anche l'intestino, ma come è fatto il nostro sistema immunitario è molto difficile. Eppure il sistema immunitario ha un ruolo fondamentale per la nostra sopravvivenza. Il fatto è questo, però, che le persone non sono state portate ad avere la percezione di qualche cosa di così complesso, e gli stessi operatori della salute, vista la complessità di un mondo sottostante ed invisibile, hanno proprio bisogno di analisi specifiche. Perché che cosa sta succedendo in particolare negli ultimi anni? Da una parte c'è un progresso enorme in termini di ricerca scientifica sui prodotti. Sotto questo aspetto apro e chiudo una piccola parentesi: immaginate che l'Italia assorbe il 56% di tutta la produzione europea di probiotici. Cioè, fatti 100 i probiotici che vengono prodotti in tutta Europa, più della metà vengono venduti in Italia. Questo vuol dire che la popolazione, le persone hanno una grande attenzione, ma dall'altra parte, l'altro lato della medaglia, dice che, visto che è vero che i probiotici funzionano, quali devono essere dati a quale cliente specifico? Ecco, molti disturbi molto simili fra loro in realtà sottendono a problemi molto diversi, e l'analisi di laboratorio è fondamentale proprio per discriminare un problema da un altro, tale per cui si riescono a dare prodotti eccezionali alla persona giusta, o a un'altra ancora. Sono strumenti a disposizione indirettamente dei clienti, ma in particolare degli specialisti. Ecco, quindi se io avrò lo stesso sintomo, no, del tipo pancia gonfia, dolori addominali, diarrea o stipsi, cioè ci può essere a monte un problema diverso, sintomo uguale ma colonia batterica, diciamo, scorretta, diversa. Magari abbiamo lo stesso sintomo io e te, Fabrizio, ma magari abbiamo un problema diverso. No, allora, più che il problema diverso è la cura che è diversa, cioè nel senso che gli strumenti che mette a disposizione la diagnostica Spire, che sono ovviamente strumenti per gli specialisti, perché comunque c'è una parte riassuntiva, ma quando si scende nello specifico, mettono a disposizione di chi poi tratta il paziente la possibilità di sapere esattamente dove andare a picchiare, cioè nel senso dove andare a risolvere il problema, perché quando si parla di probiotici tutti guardano la televisione e c'è una pubblicità che dice che in caso di intestino a pezzi o diarrea tal prodotto 6 miliardi. Allora, se prendiamo i probiotici fatti da case che producono solo probiotici, ce ne sono diverse di ottima qualità, un probiotico così contiene 14 miliardi di batteri, 6 miliardi è il dosaggio che normalmente viene dato ai bambini.
Un probiotico di quelli robusti, cioè nel senso chi ha un problema di disbiosi o piuttosto altri problemi a livello intestinale, sono 25 miliardi, ma sono 25 miliardi al colpo, cioè non in un mese. Quindi capiamo che se io non conosco il problema, sì, posso anche andare sul prodotto generico, ma è altrettanto vero che nel momento in cui io ho un certo tipo di avversione o di risposta verso o gli acidi organici o i microrganismi intestinali, nella famiglia di un probiotico che può essere il lactobacilli, che tutti conoscono, ce ne sono alcuni che per certi problemi vengono consigliati, ma sempre dalla stessa famiglia dei lactobacilli, altri che vengono fortemente sconsigliati. Quindi non è che il lactobacillo vanno tutti bene, perché nella famiglia dei lactobacilli ce ne sono dentro decine se non centinaia diversi, e per un certo problema quel lactobacillo mi fa bene, quell'altro mi fa male. Se tu non lo sai, vai genericamente, oddio, non fa male il prodotto generico, ma è chiaro che se tu soffri di un problema di disbiosi intestinale, può essere fermentativa, putrefattiva o tante altre cose, e stai sul generico, ma soprattutto poi non curi l'alimentazione, perché di base il 70% del lavoro lo fa l'alimentazione, tu dopo un anno sei ancora lì che butti giù il prodotto generico e dici sì, sto un pochino meglio, però non ho risolto il problema. Cioè, il discorso della diagnostica è di affrontare un problema e di risolverlo con i tempi che ci vogliono, perché io, come dico sempre, quando incontro persone o faccio dei colloqui informativi, persone che lamentano gonfiore o problemi intestinali, dico guardi, io gli dico subito, ci vogliono dai 4 ai 6 mesi, cioè non è prendo il prodotto e in 15 giorni l'ho risolta, perché c'è una terapia che viene cambiata, ma la stessa dottoressa Sgarbi ne ha parlato quando è stata ospite qua, ogni mese si cambia tipo di terapia, perché ci sono comunque dei protocolli ben precisi. Un'azienda usa un protocollo che delle 4R lo chiama, quindi prima devo ripulire, poi devo rinoculare, poi devo rimpiazzare, e va ricostruita una flora batterica intestinale che, essendo composta da 100 miliardi, non sono i 100 milioni di neuroni, è da 100 miliardi di batteri, è chiaro che non è che, per quanto gliene butto dentro tanti, però il nostro corpo deve avere possibilità di rigenerarli. Torniamo alla base, probiotico o prebiotico, tanta gente pensa che sia la stessa roba, non è così. Il probiotico sono batteri vivi che in un qualche modo popolano il nostro intestino in modo naturale, e io posso assumere l'inoculato. Il prebiotico è il cibo del probiotico. Io il prebiotico da dove lo ottengo? Ma dal cibo, da quello che mangio. Quindi è chiaro che se io prendo tanti probiotici, poi mangio tante proteine che non mi vanno ad alimentare il probiotico, alla fine il probiotico non sopravvive. Quindi non c'è niente di difficile, però bisogna sapere come si fa e bisogna avere una base di partenza che ti dica come fare, altrimenti la battaglia è persa, cioè non vale neanche la pena di partire. Ecco Roberto, come luogo comune si pensa che il benessere intestinale corrisponda all'evacuazione giornaliera. È così? Certamente sì, però c'è molto da aggiungere. Per esempio, molti pensano che il benessere intestinale sia andare di corpo tutti i giorni. Ecco, ricordo durante un convegno un noto gastroenterologo disse: se noi chiediamo alla maggior parte delle persone come va d'intestino e si sente rispondere bene, vado di corpo tutti i giorni, sarebbe come chiedere a un medico di un ospedale, a un chirurgo, come stanno i pazienti? Bene, respirano tutti. Nel senso che sotto questo aspetto il benessere intestinale non è soltanto andare di corpo tutti i giorni, però l'equilibrio del nostro intestino ha mille e mille correlazioni. Questo perché bisogna chiedersi in particolare a che cosa serve l'intestino. Allora, da una parte sappiamo che serve per assorbire i nutrienti. Quando noi, per esempio, mangiamo un carboidrato piuttosto che una proteina o dei sali minerali, i processi digestivi, grazie agli enzimi, non fanno che smontare queste molecole più grandi in molecole più piccole, per esempio i carboidrati in zuccheri oppure le proteine in singoli amminoacidi. A questo punto il nostro intestino deve assorbire soltanto quello che serve. Funziona come una bustina del tè, immaginiamo, che se è efficiente praticamente permette di far assorbire portare nel sangue soltanto quello che serve. Diversamente, se questa barriera si altera, ovviamente ci sono dei problemi. Ma quello che
e più ancora affascinante è pensare che da una parte l'intestino deve assorbire il più possibile, dall'altra parte deve tenere fuori tutto ciò che non serve. Ecco, sotto questo aspetto, oltre che essere un filtro, l'intestino è anche una barriera assolutamente efficiente nei soggetti sani. Quello che diceva prima il dottor Reggiani, giustamente, è, diciamo, vorrei aggiungere un concetto, se mi è consentito, che i probiotici e i prebiotici stanno come i semi e i fertilizzanti stanno al prato. Se l'humus, se la superficie del prato è assolutamente, immaginiamo di trovarci davanti a un prato pieno di erbacee, secco, con la terra spaccata, senza nutrienti, qualsiasi semino io ci posso mettere sopra e qualsiasi fertilizzante, di sicuro non farà sì che io quest'estate ci possa giocare a golf. Quindi il substrato principale è l'epitelio intestinale, che è straordinario pensarlo, è la superficie di contatto con l'universo più grande che abbiamo. Faccio un esempio molto pratico. Noi tutti, giustamente, ci preoccupiamo dell'efficienza della nostra pelle, dei 2,5 metri, 2 metri di estensione della pelle di un uomo adulto. Ecco, se io mi faccio un taglietto, anche se non ho più sangue, mi viene istintivo disinfettarlo e metterci un cerotto. Lo sforzo di immaginazione che chiedo di fare a tutti gli spettatori è quello di immaginare il corpo umano come se fossimo una ciambella, perché abbiamo una superficie esterna della nostra pelle, ma essendoci un orifizio di ingresso, che è la bocca, e un orifizio di uscita che è l'ano, questa superficie interna fa sì che tutto quello che c'è all'interno dell'intestino rispetto al nostro corpo sia come da considerare un esterno. Deve assorbire quello che serve e cacciare fuori quello che non serve. Se noi guardiamo l'estensione di questa superficie, si arriva a 350 metri quadri. Quando mi hanno detto che era l'estensione di un campo da tennis, io sono rimasto molto sorpreso, ma secondo me ci sono degli esempi molto più efficienti. Quando è venuto l'imbianchino a casa mia, ha messo avete presente quei teli di cellophane che misurano 4 metri per 4? Immaginiamo di aprirne uno e di vedere quanto è grande. Ecco, ne servono almeno una quindicina. È una superficie enorme. E la cosa ancora più affascinante e sorprendente è che questo valico, questo muro, è connotato da un singolo strato di cellule. Se queste cellule sono un pochino come le piastrelle, sono tenute assieme dalle fughe che sono efficienti, questo fa sì che si assorbano attraverso la microbarriera soltanto quello che serve. Ma se questa barriera si altera e si crea un'iperpermeabilità di membrana, noi cominciamo ad assorbire, data la permeabilità intestinale, tutto un insieme di cose che, perdonatemi il termine, dovrebbero essere cacciate fuori. Questo costituisce un assoluto attacco al sistema immunitario. Non solo abbiamo dei problemi di assorbimento, ma soprattutto finiscono direttamente nel sangue per essere poi redistribuiti pezzi di batteri, virus interi e quant'altro. Quindi qua si torna al discorso di prima. Anche muffe, funghi, passa di tutto, no? Proteine. Di tutto. Di tutto. Assolutamente di tutto. E poi da qui quindi immaginiamo, si partono le 1000 patologie, per esempio a me vengono in mente quelle autoimmuni, no? Che sono molto collegati al passaggio di queste molecole dalle maglie dell'intestino. Non dovrebbero passare, da qui, non so, possono succedere il morbo di Crohn o altri tipi di patologie autoimmuni, tantissime, l'artrite reumatoide, non so, poi potrebbe causare anche il diabete, insomma le patologie quelle più svariate, il lupus. Certo, anche perché se io ho un taglietto sulla mano, lo vedo e me ne accorgo e intervengo. Se invece ho un intestino a colabrodo, ok, l'intestino è talmente impegnato nel cercare di assorbire tutto
che non si lamenta mai. E questo è una fortuna da una parte, dall'altra parte diventa anche un limite, perché l'intestino eccessivamente permeabile fa sì che non ce ne accorgiamo nemmeno e costituiamo un attacco al nostro sistema immunitario, malassorbimento di nutrienti, malassorbimento di vitamine, un attacco al sistema immunitario, maggiori esposizione a qualsiasi tipo di malattie per i quali magari poi ci viene un'influenza e prendiamo un antibiotico, e con l'antibiotico, che giustamente va somministrato qualora venga ritenuto il caso, comunque opera sul microbiota intestinale, sullo strato di muco popolato da batteri, che praticamente opera un pochino come il napalm in Vietnam, distrugge tutto. Quindi va bene l'antibiotico, ma questo elimina uno strato di difesa che è come se fosse la vernice che sta sopra la carrozzeria, che praticamente espone nuovamente l'epitelio intestinale, il quale diventa ancora più permeabile. Quindi uscire da questa specie di circolo vizioso non è semplice, ma la grande fortuna che abbiamo è di avere avuto e di avere ancora un ricercatore italiano, tale il dottor esimio professore Alessio Fasano, che nel 2000 scoprì una molecola particolare che si chiama zonulina. Lui stava cercando, ovviamente è un ricercatore italiano, ma da tantissimi anni lavora negli Stati Uniti, stava lavorando per creare un vaccino per il colera. Il colera, quando attacca l'essere umano, gli distrugge tutte le pareti intestinali. Lui scoprì che esistono, ogni cellula di quel singolo strato che è il nostro epitelio intestinale viene tenuta assieme da un insieme di è come se fosse una cerniera, okay? Una cerniera estremamente selettiva. Qualora questa membrana, queste cerniere, queste junction vengono chiamate, si alterino, si libera in maniera eccessiva questa molecola che si chiama zonulina. Quando i livelli di zonulina arrivano a livelli preoccupanti, prima nelle feci ma poi soprattutto nel sangue, noi siamo in grado, tramite il nostro laboratorio di analisi, di rilevare l'eventuale eccesso di zonulina e far capire al soggetto che ha un'iperpermeabilità di membrana con tutte le conseguenze che ci sono. Perché immaginiamo, sarebbe come avere 350 metri quadri di pelle interna completamente bucherellata. A quel punto qualsiasi cosa arriva rischia di far male. Quindi fare un'operazione che da una parte cerca di ristabilire il muco superiore, i batteri intestinali che ci stanno sopra e soprattutto piano piano intervenire sulla barriera intestinale è un aspetto fondamentale. Questa bella immagine fa vedere proprio, quelli sono gli enterociti, cioè le cellule che compongono i nostri bellissimi e affascinantissimi 350 metri quadri di intestino. Vedete che una cellula è unita all'altra tramite quelle junction. Se per caso quelle giunzioni saltano, guardate sotto dove ci sono i globuli rossi, vengono assorbite tutto un insieme di cose che non vanno. Portare la consapevolezza del singolo soggetto tramite un'analisi di laboratorio a capire che esiste questo problema è un atto che non è soltanto di salute blanda, ma si parla per esempio di asse intestino-pelle. I soggetti in particolare di genere femminile, ma al giorno d'oggi anche i maschi, sono molto attenti all'estetica. È ovvio che se abbiamo una pelle interna completamente danneggiata, questo fa sì anche che si rifletta anche soltanto sulla pelle. Quindi capisco che molti, per esempio, non possono essere così attenti alle difese immunitarie perché è difficile. Ma se pensiamo soltanto che avere cura del nostro intestino sia un aspetto cosmetico, ecco, questo forse magari stimola le persone ad avere maggiore attenzione anche su questi aspetti.
Ecco, ma Roberto, il nostro tratto intestinale è molto lungo, no? Parte dalla bocca e arriva dall'ano, però tutte le sostanze delle quali noi abbiamo bisogno vengono praticamente assorbite dal nostro apparato digerente in diversi punti, quindi se solo uno di questi punti non funziona bene, noi non assumeremo quelle sostanze che siano vitamine, proteine, che siano ferro, quant'altro, che comunque ci sono, che sono fondamentali per la nostra salute. No, ma è vero però anche il contrario, attenzione, perché anche assorbendo male può succedere che io soffro di sovrappeso o addirittura arrivo a soffrire di obesità, perché comunque, ce lo siamo detti 1000 volte, 8 persone su 10 che soffrono di sovrappeso dicono: guardi, a guardarmi non si direbbe, però mi creda, mangio poco. Io tutte le volte dico: no, ma ci credo. Questo perché? Perché se a livello intestinale hanno un intestino che comunque non è performante, è chiaro che c'è un male assorbimento delle sostanze nutritive, che per quanto tu ne mangi poco, hai un metabolismo che comunque non segue il suo percorso, ti rallenta a livello metabolico. Se sei intossicato, perché poi la permeabilità intestinale porta a intossicazione, che lo trovi dai parametri ematici, voglio dire, come possono essere il VESO, il PCR, tanto per dire, però un'intossicazione corporea rallenta tutto quanto e tra le tante cose anche il metabolismo basale. Quindi oggi con questi strumenti di base perché prima di partire a inventarci la dieta dell'ananas piuttosto che altre cose, partiamo da vedere cosa c'è a livello intestinale. Spesso il problema è lì, un intestino performante. Quando io, è 10 anni che mi prendete in giro, che io mangio tanti dolci, ma l'ho anche dimostrato, cioè ho portato testimoni che mi hanno detto sì, l'abbiamo visto mangiarsi una torta da solo. Sono qua da vedere, ma perché settimana scorsa, dove tu ti prendevi beffe di me col fatto che prendo ma scherzo, che alla mattina prendevo mezzo cucchiaino di camu camu, sì, o piuttosto che... No, perché ho chiesto quanta vitamina C prende al giorno, e mi ha detto ma no, poca, e poi alla fine erano 2 grammi, voglio dire, 2 grammi e mezzo. Però il discorso è un altro, che io curo molto l'alimentazione, quindi mangio un sacco di alimenti che contengono prebiotici, e comunque, come mi è stato insegnato dalla dottoressa Sgarbi o così, io assumo probiotici regolarmente, perché per quanto mangi bene, il probiotico non è che lo trovi dappertutto, cioè non è che dice mangio lo yogurt, sì magari, cioè non è così, cioè, ce lo siamo detti tante volte, purtroppo la nutriceutica dopo una certa età diventa praticamente obbligatoria se si vuole stare veramente bene. Se invece noi vogliamo andare avanti un tanto al braccio, poi arriviamo a 55-60 anni e cominciamo ad avere delle patologie, è libera scelta, però io che mi ritengo una persona con una salute ottima, non è che sono fortunato, l'ho detto tante volte, 3 nonni su 4 mi sono morti di diabete, mia mamma è diabetica, quindi io dal punto di vista genetico non è che mi hanno dato la mano giusta di carte, io ho una mano che se non avessi curato da 30 anni a questa parte l'alimentazione, un minimo di attività motoria, la nutriceutica, i probiotici, mangiare in un certo modo, probabilmente sarei qua sventrato, 120 kg di uomo e con tutte le problematiche del caso. Quindi, come mi è stato insegnato dalla diagnostica Spire, la genetica traccia quella che può essere la mia vita, ma è l'epigenetica quella che mi mette in condizione poi di giocare le carte, perché comunque si può vincere una partita a carte anche se non ho una bella mano, l'importante è saper giocare le carte nel modo giusto e con la diagnostica giusta, per quanto hai delle carte misere, tu sai quando è il momento di mettere giù la carta giusta e vinci anche se gli altri hanno in mano tutti degli assi. Bene, adesso vi chiedo di stare collegati a noi, ci dobbiamo lasciare per qualche secondo, abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria, ma ci rivediamo tra poco perché poi spiegheremo in dettaglio che cos'è il test della zonulina, come avviene e soprattutto loro hanno ideato questo test molto veloce che si può fare con un semplice, giusto Roberto? Con un semplice... Sì, con un... come si parla di un autoprelievo capillare che il soggetto può... con un piccolo poche goccine di sangue che vengono caricate su un tampone, una specie di cotton fioc che dopo vi faccio anche vedere, che viene poi dallo specialista inviato presso il nostro laboratorio. Quindi assolutamente non invasivo, pratico, veloce e grazie ad altissime tecnologie ci bastano quei
quei microlitri di sangue per riuscire a rilevare la zonulina, che una volta si poteva fare soltanto presso grossi laboratori di analisi con prelievi venosi e quindi con una complessità molto maggiore. Questo ne parleremo subito dopo. Bene, tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria. Ora chiedo al nostro ospite Roberto Capone, che è di Diagnostica Spire, di spiegarci esattamente come avviene questo test e poi che cosa serve, cioè per cosa ci può essere utile farlo. Certo, per questo abbiamo preparato anche un video esplicativo assieme a voi, che praticamente fa vedere come il soggetto che dal medico ottiene il consiglio di farlo. Vedete, bastano poche goccine di sangue, lo specialista fa assorbire queste poche goccine di sangue che vengono inviate al nostro laboratorio, dove ci sono tutto un insieme. Qui abbiamo messo delle immagini vere del nostro laboratorio. Vedete, questo è il campione che arriva, quella specie di cotton fioc con un pochino di sangue, e queste sono alcune delle procedure che facciamo nel nostro laboratorio per poi riuscire ad emettere un referto che praticamente rileva i marker desiderati. Quindi il risultato dopo quanti giorni avviene? Normalmente noi preferiamo sempre promettere meno di quello che possiamo dare, ma sicuramente entro 10 giorni lavorativi. Tenete conto che c'è anche un tempo di spedizione del campione presso il nostro laboratorio, ma soprattutto ci sono tutto un insieme di procedure date anche dalla scientificità, anche fatte in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, con l'esimio professor Volpi, che servono dei tempi di lavorazione proprio dati la delicatezza del trattamento del campione, perché o le cose si fanno estremamente bene o non si fanno. Ecco, Visto che, come prima il dottor Reggiani diceva, una disbiosi piuttosto che un problema non lo si affronta nel giro di qualche giorno, e magari servono percorsi, soprattutto di carattere alimentare, oltre che di prodotti e di integratori specifici, che dura qualche mese, siamo sicuri che aspettare una decina di giorni per avere un referto non è nell'urgenza il problema. Anche perché ci abbiamo impiegato anni, magari, no, per ridurre un brandello il nostro intestino, quindi anche se aspettiamo qualche giorno e poi ci dedichiamo per un po' di tempo a ripristinarlo, addirittura abbiamo fatto delle trasmissioni anche col dottor Scianticoro, che è in America, dove si dice che ci vuole anche perfino un anno, no, per ripristinare un pochino la qualità dell'intestino in caso di SIBO. Allora, veniamo un pochino a questo test. Abbiamo visto come avviene, quindi è un esame molto semplice. Il referto arriva però a chi? Chi è che lo legge il referto? Arriva al medico, il quale giustamente, per quanto importanti siano i marker che esprimiamo nei nostri referti, ogni dato clinico va inserito in un panorama anamnestico e diagnostico molto più ampio, e giustamente soltanto lo specialista può tenere conto di tutto un insieme di altri aspetti. Per esempio, se il soggetto è obeso o troppo magro, se soffre di malattie autoimmuni, se è immunodepresso. Ecco, tutte queste cose noi ovviamente, ricevendo soltanto un nome, un cognome, un codice fiscale, un campione ematico, non le possiamo sapere. E questa è una cosa molto importante, perché il ruolo dello specialista medico, ma anche specialista della nutrizione, sta rivestendo un compito sempre più importante nel benessere generale del soggetto, e nella fattispecie partendo da un'indagine mirata su quella che è la principale estensione che ognuno di noi ha, che dicevamo proprio è l'intestino. Ecco, sotto questo aspetto ci piacerebbe magari tentare di affascinare il nostro pubblico spiegando che cos'è che andiamo a cercare e perché. Quindi quando si parlava della tenuta della permeabilità intestinale, ci sono delle immagini che abbiamo preparato per voi che possono essere molto esplicative. Vedete, questa è una porzione del nostro referto. Vedete l'immagine di sinistra dove c'è il verde, dove tutto funziona bene. Vedete che ci sono quelle micro palline nere che vengono tenute fuori. Nell'immagine di destra, invece, dove c'è il rosso, vedete che
quelle palline nere che sono gli antigeni, i virus, i batteri o pezzi interi di proteine non digerite, rischiano, se la barriera è alterata, anzi certamente se c'è la barriera alterata, di essere assorbite. Ecco, sotto questo aspetto l'esempio più efficace quando si parla di permeabilità intestinale, altrimenti detta leaky gut, cioè intestino iperpermeabile, che vuol dire gocciolante, vuol dire intestino a colabrodo. Questa è un'immagine molto efficace. Vedete, a sinistra c'è il setaccio che fa sì che noi prendiamo soltanto quello che serve e buttiamo quello che non serve, che corrisponde all'immagine sotto dell'intestino, dove vedete che le cellule sono tutte tenute bene assieme vicino, mentre quando c'è permeabilità intestinale, nell'immagine di destra, vedete che c'è proprio il colabrodo che fa sì che noi assorbiamo di tutto. Quindi nella nostra analisi vediamo per esempio un esempio del referto. Riusciamo a dosare la zonulina, che è quella molecola, quella sostanza che è stata scoperta ancora già nel 2000 da Alessio Fasano, e che fa sì che, questo è un esempio qualsiasi di referto di un soggetto, vedete dove c'è quell'indicatore, dove la zonulina è a livelli altissimi, a quel punto si può far capire al soggetto che c'è un serio problema di permeabilità intestinale, con tutte le conseguenze che abbiamo prima brevemente cercato di esporre. Ma mi scusi Roberto, quindi d'altra parte, la zonulina non dovrebbe essere sempre sotto i valori da 0 a 1? O sotto il 6? Sì, lì poi noi come laboratorio di analisi non facciamo soltanto la rilevazione, ma facciamo una cosa a livello diagnostico. Io non mi andrei più di tanto a perdere sui microlitri e su quelle cose che magari sono di carattere medico. Quello che è più importante è vedere blu, verde, arancione e rosso e vedere l'indicatore dove arriva. Questo è sufficiente per capire, senza andare a perdersi troppo in dettagli. Lei mi ha detto che l'80% dei pazienti che vi invia la richiesta di analisi, che vi inviano il sangue ematico, si trovano, cioè sono praticamente tutti in condizione con la permeabilità intestinale. Quindi dove si trovano? Nella fascia tipo gialla, giallognola, beige, rossa, oppure nella verde e nell'azzurra? Il 65% dei soggetti che si sono prestati, che hanno fatto finora centinaia e centinaia di analisi, sono già nel rosso. Ovvio che, attenzione, come tutti i dati bisogna farci un attimo di attenzione. Ovviamente queste analisi le hanno fatte persone che avevano qualche problema e che quindi hanno fatto delle indagini, e quindi è normale che ci sia un'incidenza così forte. Ma la domanda è: quante persone si preoccupano giustamente magari di prendere il multivitaminico che però non viene assorbito o viene assorbito nella maniera sbagliata dall'intestino? Quanti soldi la gente spende ogni giorno, magari giustamente sono con loro, per alimenti bio, quando in realtà l'alimento bio viene assorbito totalmente anziché assorbirne soltanto i singoli aminoacidi? Ecco, se ci fosse tanta preoccupazione sulla tenuta dell'epitelio intestinale, quanta giustamente se ne mette sulla scelta degli alimenti, faremmo un atto di cura e di prevenzione che è fondamentale per la nostra esistenza felice. Ecco, qualora io comunque mi sottoponessi a questo test e scopro di avere la zonulina alta, che dovrebbe essere o molto bassa o addirittura assente, no? Comunque a livelli molto... Cosa devo fare? Cosa posso fare? Ci sono degli altri esami di sicuro... che mi possono indicare in quale tratto dell'intestino sono più o meno infiammata, dove non funziona? Perché comunque l'intestino è composto da cioè tante parti diverse, no? E come faccio a sapere qual è la parte che non funziona bene? O magari sono tutte in condizioni catastrofiche? Rifacendo l'esempio di prima, la zonulina esprime la tenuta diciamo del terreno, ma non bisogna dimenticare che questo terreno è sovrastato da uno strato di muco nel quale esistono dei batteri. Quindi il problema è anche quello di riuscire a capire dove è il problema.
se nella parte più alta dell'intestino o nella parte più bassa dell'intestino. Ecco, vedete, le stesse celluline di prima tenute assieme da quella zip, vedete che sopra di esse c'è quella parte gialla che è uno strato di muco. Quel muco è popolato di batteri, vedete quello strato mucoso è il microbiota intestinale. Ecco, se noi praticamente riusciamo a fare delle analisi correlate a questo, noi oltre al campione ematico richiediamo anche una piccolissima provettina di urine che ci permette di andare a fondo sull'equilibrio dei batteri. Scusate l'esempio, ma è come se l'eubiosi, diciamo il buon equilibrio dei batteri, è come se fosse la vernice e l'epitelio intestinale è la carrozzeria. C'è un rapporto fra gli uni e gli altri. Vedete, questa slide è molto carina perché fa vedere come deve esistere un giusto equilibrio fra batteri simbionti, quelli giusti, e quelli patobionti, che sono quelli cattivi. Se si crea un disequilibrio a favore dei patobionti, cioè dei batteri cattivi, si va direttamente verso uno stato infiammatorio. Allora, la cosa carina, che si interlaccia anche con l'aspetto della genetica e quello che diceva prima il dottor Reggiani, si è scoperto che cosa? Perché il bambino nato per parto cesareo e o non allattato al seno ha una maggiore esposizione ad essere, oltre che disbiotico, anche allergico e ad avere delle difese immunitarie alterate? Perché è stata scoperta per esempio una molecola che si chiama HMO, che sono gli oligosaccaridi del latte materno, che fanno sì che vedete lì c'è proprio quell'HMO che fa da legame e costituisce una sorta di comunicazione, favorisce una sorta di comunicazione e gestisce il miglior habitat per i batteri. Ecco, quindi in effetti alcuni probiotici di alto livello contengono anche questi HMO, che sono diciamo oligosaccaridi del latte materno. Non contengono lattosio, qua si parla soltanto di strumenti di comunicazione che servono per gestire bene il muco, e quindi non soltanto a livello di epitelio intestinale, noi possiamo operare anche nella parte superiore, favorendo anche con questi HMO il giusto strato di muco, favorendo quindi l'humus, costituendo l'humus per far sì che anche i probiotici migliori trovino un humus adatto. Perché se io semino con i migliori semi un prato che è tutto arso e pieno di erbacce, capite bene che il successo può essere molto, molto relativo. Noi, aggiungendo al nostro all'indagine, oltre che, ve li faccio vedere, questa è una specie di cotton fioc, in realtà sono dei tamponi di alta tecnologia. Qui bastano pochissime goccine di sangue che vengono assorbite. Se oltre a questo aggiungiamo anche una piccolissima, ridottissima provetta di urine che non serve neanche il digiuno, noi riusciamo a completare il referto. Perché? Da una parte rileviamo con il tampone capillare di sangue dal dito, da pungidito, la zonulina. Dall'altra parte, con le urine, riusciamo a rilevare dei metaboliti contenuti nelle urine che ci sanno, tramite i quali sappiamo se c'è una disbiosi nella parte alta dell'intestino, una disbiosi fermentativa, oppure una disbiosi più spostata verso la parte bassa dell'intestino, tipica delle persone anziane o delle diete iperproteiche, che sono più a carico del grasso colon. Questa informazione è fondamentale perché? Perché nella parte alta dell'intestino, che ha un ambiente leggermente più acido, vivono soprattutto lattobacilli e certi tipi di batteri. Nella parte bassa dell'intestino, quindi nel colon, che è un ambiente senza ossigeno, vivono altri tipi di batteri. Queste informazioni quindi permettono allo specialista non solo di rilevare la permeabilità, ma di contribuire a dare il giusto prodotto al soggetto giusto, a seconda
che ci siano o lattobacilli o bifidobatteri o entrambe, soprattutto ceppospecifici. Voglio essere volutamente provocatorio, ma tanto qua siamo fra di noi. Quante persone prendono dei probiotici a caso, magari prodotti giusti, magari prodotti eccezionali, ma non adatti alle loro intrinseche necessità? 12, 15, 20 euro la confezione durante un antibiotico, quanti ne abbiamo presi? E abbiamo fatto benissimo a prenderli. Quanti soldi abbiamo speso per prendere quei probiotici? Quindi la domanda è, forse sarebbe il caso di spendere qualche decina di euro, che alla fine dei conti questi test costano tenete conto che un'analisi di questo tipo negli Stati Uniti fino a 2 anni e mezzo fa costava $700, ok? Adesso con anche meno di 130-150 euro, ma faccio un esempio di un prezzo, si riescono a sapere, ad ottenere informazioni molto più importanti che ci permettono anche di ottimizzare l'alimentazione, di avere migliori difese immunitarie, di ammalarci meno, vista l'asse intestino-cervello, di essere più felici e soprattutto di non spendere inutilmente dei soldi per dei buoni prodotti che però sul singolo soggetto possono essere inadatti. L'analisi di laboratorio sotto questo aspetto è fondamentale. Adesso esagero un pochino, ma che cosa penseremmo noi? Che cosa potrei pensare io se andassi in un pronto soccorso e dicessi: scusate, ho il sospetto di una frattura, ma prenda un gesso per 30 giorni. Come un gesso per 30 giorni? Certo, il gesso serve per le fratture. La prima cosa che si fa sono i raggi e dire che l'apparato osteoarticolare è relativamente semplice. Nessuno specialista si azzarderebbe a dare 30 giorni di gesso. Dove? Per quanto tempo? Su che parte del corpo metterlo? Scusate se banalizzo, ma siamo davanti a delle verità talmente evidenti che qualsiasi specialista moderno quasi non si azzarderebbe a dare dei consigli se non mirati dopo aver visto un'analisi di laboratorio per cercare di capire, ottenere dei marker, dei dati clinici per personalizzare l'approccio in base alle necessità del cliente, perché purtroppo l'analisi dei sintomi non è sempre sufficiente. Ecco, un'ultima domanda, Roberto, visto che noi puntiamo molto su questo a livello informativo sulla nostra emittente. Il glutine è questa proteina, questa molecola che crea una grandissima irritazione al nostro intestino. Con questo test è possibile sapere anche se siamo intolleranti al glutine, se il glutine ci crea irritazione, se abbiamo la gluten sensitivity, si può fare qualcosa di più preciso? I celiaci... Allora... Prego. Allora, il discorso, la domanda è apparentemente semplice, ma può nascondere una risposta piuttosto complessa. Io direi che se il soggetto... allora, di sicuro il glutine non è che faccia male in sé, il problema è che ne ha aumentata straordinariamente la quantità. E come diceva giustamente il dottor Reggiani prima, viviamo in ambienti sempre più disinfettati, sempre pieni di conservanti, sempre con più processi industriali che hanno denaturato sotto questo aspetto gli alimenti, e questo ha anche influenze sul nostro microbiota intestinale, tale per cui si espone l'epitelio intestinale senza il giusto strato di protezione, e il glutine è una molecola un pochino troppo complessa che può generare nei soggetti geneticamente predisposti la celiachia, ma anche nei soggetti non geneticamente predisposti favorisce in maniera fondamentale la permeabilità intestinale. Però se il soggetto avesse il dubbio di essere celiaco o intollerante al lattosio, queste analisi si possono accompagnare ad altre analisi di carattere genetico che vanno a indagare su se si è predisposti geneticamente alla celiachia, se si è intolleranti al lattosio, oppure se ci sono delle predisposizioni.
Ci parliamo uno sopra l'altro. Con test di carattere genetico. Con test di carattere genetico che si accompagnano a questi, ma è lo specialista che saprà indirizzare il soggetto verso il test più idoneo in base alle sue evidenze cliniche. Quindi ci sono test genetici che ci possono dire se siamo predisposti o no alla celiachia? Assolutamente. La celiachia, che in realtà andrebbe definita come MC, cioè come malattia celiaca, è una malattia multifattoriale perché ha bisogno di due fattori: A, la predisposizione genetica, B, l'assunzione di glutine. Quindi il test chiamato HLA sotto questo aspetto fornisce un dato fondamentale ed è ritenuto valido dal Ministero della Salute e anche dall'Associazione Italiana Celiachia, attenzione però, per il suo alto valore predittivo negativo. Quindi se il soggetto non è geneticamente predisposto, siamo sicuri al 99,9% che non sia proprio celiachia, ma dall'altra parte molti soggetti hanno un epitelio intestinale sovraesposto tale per cui l'eccesso di glutine comunque non fa bene. Ma di sicuro l'analisi genetica per la rilevazione dell'intolleranza al lattosio e della celiachia sono aspetti assolutamente fondamentali per il benessere intestinale. Bene Roberto, grazie per questa precisazione. Abbiamo l'ultima battuta in conclusione, sia per lei Roberto Capone, lo ricordo, di Diagnostica Spire, ma anche per Fabrizio. Allora, sono contento che stasera abbiamo avuto ospite appunto Roberto e la Diagnostica Spire, perché io non so quante volte ho detto è del tutto inutile assumere questo e quell'altro se non sappiamo da che base stiamo partendo. Io cito sempre l'esempio di quella signora che l'estate scorsa ha litigato col farmacista perché era finito il magnesio e gli ho detto: scusi signora, ma perché a tutti i costi deve prendere il magnesio? Perché la mia vicina lo prende e ha detto che sta meglio. Ecco, c'è la percezione che la gente ha è che il mio vicino mi ha detto che prende quel tal prodotto, lui sta bene, allora lo prendo anch'io. Se non si parte da una diagnostica e quindi di cosa ho bisogno, come diceva giustamente Roberto, uno, rischio di intossicarmi perché magari ho già valori ottimali, due, se ho un intestino a pezzi, ma veramente a pezzi, l'80% di quello che butto giù mi va a intossicare il sangue, quindi di base, come diceva lui, che il 65% di persone si trovano nella zona rossa. Quindi presumo che un'altra buona percentuale si troverà nella zona quella arancione. No, diciamo che in zona verde o azzurra c'è veramente... Ne ha trovati qualcuno in zona verde e azzurra? Nella zona quello dello... Assolutamente sì, fortunatamente. Meno male, dai, per fortuna. No, ma allora ci sono sicuramente, però il concetto che io dico sempre: oggi veramente è alla portata di tutti, questi test si possono trovare in tutte le farmacie, cioè i veicoli che vengono utilizzati da Diagnostica Spire sono le farmacie o sono gli specialisti, però se un cliente, un paziente è incuriosito a questa cosa, basta che vada in farmacia e dica: ho sentito questa cosa, vorrei fare questo test. Oltretutto anche in questi tempi di guerriglia, cioè nel senso che col coronavirus nessuno si può muovere, ci sono un sacco di difficoltà, la Diagnostica Spire fanno loro un servizio di raccolta, cioè loro mandano il kit, perché hanno questo kit che ha fatto vedere nel video, mandano loro il kit a casa del paziente. È chiaro che la richiesta deve arrivare o dalla farmacia o dallo specialista, cioè non è che uno si può inventare di farlo, però voglio dire, è un attimo trovare lo specialista o la farmacia, loro mandano a casa il kit, l'autoprelievo veramente, dentro il kit c'è tutto, c'è anche il pungidito, quindi basta farci una punturina sul dito e metterla su questo cotton fioc, come lo chiama Roberto, che poi non è un cotton fioc, vuol dire è un tampone, impacchettare il tutto, loro mandano il corriere a ritirare, quindi uno non si muove neanche da casa e in 10 giorni lavorativi arriva a casa la risposta. È chiaro che poi una volta, io dico sempre, intanto partiamo dalla diagnostica, una volta che io so qual è la mappatura del mio intestino, poi posso anche decidere a chi rivolgermi, perché a quel punto lì dopo posso andare dallo specialista e mi sono portato avanti, dire: guardi, io ho fatto questo test, lei cosa dice? Perché a quel punto lì, se si va dallo specialista, come giustamente diceva Roberto, non è che ma ho paura di essermi rotto un braccio, ecco, prenda la garza e il gesso, vada a casa se lo ingessi. Arrivi già con una diagnostica, che è chiaro che uno specialista che si occupa comunque di nutrizione, un gastroenterologo, uno che si occupa di benessere è in grado comunque di leggerlo e di dare
indicazioni circa un percorso poi da seguire per migliorare la situazione. Mentre signor Capone, per lei la conclusione di questa trasmissione, che cosa vogliamo dire ai nostri telespettatori? Una riflessione? La riflessione è che è giusto occuparci di tutto quello che abbiamo attorno a noi, della società, dei batteri e dei virus, ma dobbiamo maturare la consapevolezza dello straordinario fuoco d'artificio che ogni giorno si compie dentro di noi e andare per noi stessi ad indagare, ovviamente tramite degli specialisti, su come funzioniamo al nostro interno. È un atto che veramente può migliorare la vita nostra di tutti i giorni. La nostra ambizione come Diagnostica Spire è anche quella di creare una rete, perché nonostante ci sia, cioè l'eccesso di evoluzione fa anche sì che molti specialisti non siano così preparati a cogliere tutte queste innovazioni. Quindi noi, nel nostro piccolo, facciamo anche sì che il soggetto che riceve un referto e non sa dove interpretarlo, noi possiamo anche indirizzarlo verso gli specialisti più aggiornati, per i quali teniamo periodicamente dei corsi di formazione, non solo noi, ma tenuti dai nostri stessi medici, gastroenterologi, persone di chiara fama, che praticamente fanno sì che noi possiamo indirizzare il cliente verso chi sa affrontare, leggere il referto e dare i giusti consigli alimentari, perché c'è una straordinaria complessità, le cose non sono facili. È vero che c'è la crisi e io dico sempre che la gente non ha soldi da spendere inutilmente. Un maglioncino in più, un nuovo cellulare, sono tutte cose che colorano la vita, ma se noi cercassimo di occuparci di quello che abbiamo dentro, abbiamo tutti gli strumenti diagnostici e terapeutici per essere guidati dagli specialisti verso una maniera migliore di vivere tutti i giorni della nostra vita, e costituendo anche un atto di prevenzione fondamentale per il nostro futuro. In particolare per chi si preoccupa veramente del proprio futuro, anche in termini di anti-aging dal punto di vista del controllo, della prevenzione delle malattie neurodegenerative tipo morbo di Alzheimer, demenza senile, che hanno, ed è sancito, una stretta correlazione con la tenuta dell'epitelio intestinale. Ecco, infatti me ne aveva accennato questo, purtroppo i minuti a disposizione sono veramente terminati, proprio su questo bisognerebbe dedicarci un'altra trasmissione degli altri argomenti, perché siamo entrati proprio forse nel clou del discorso in questo momento, delle patologie, no? Poi collegate a questo intestino che è comunque permeabile, non abbiamo parlato di patologie. Allora io la ringrazio, manager channel della Diagnostica Spire Roberto Capone, ringrazio anche Fabrizio Reggiani per averci portato questo ospite in collegamento video da Udine. E noi ci rivediamo penso presto, io la ringrazio, grazie per essere stato in collegamento con noi, grazie. Le auguro buon proseguimento di lavoro, visto che voi siete attivi, siete aperti in questo momento, state lavorando nonostante siamo in tempo di coronavirus e in tempo di quarantena. Grazie, arrivederci a voi. Forza a tutti quanti. Vi auguro un buon proseguimento di serata, mi raccomando, state su con le energie, cercate di avere comunque tanta luce che possa arrivare sia dall'esterno ma anche dentro di voi. Vi auguro un buon proseguimento di serata, noi ci rivediamo la prossima settimana, la trasmissione la potete rivedere sul nostro sito internet ma anche sul nostro canale YouTube, dove trovate poi anche tutti i riferimenti degli ospiti che ci vengono a trovare. Grazie ancora, arrivederci.